Buongiorno, oggi vedremo come con delle foto riuscire a fare un piccolo video. Elementi, scriviamo montagna, foto, mostra tutto, scegliamo delle foto, ad esempio questa, ma è importante che dobbiamo dargli una dimensione, quindi riduciamo, l'altra la posizioniamo vicino e riduciamo e vediamo che ci saranno delle guide. Così riusciamo a dare la stessa dimensione alle foto. Infatti, se le sovrapponiamo, hanno la stessa dimensione. Ora duplichiamo entrambe le foto, queste le spostiamo, foto che abbiamo duplicato le dobbiamo modificare, quindi modifica, filtri, mostra tutto, scegliamo questo e qui anche lo modifichiamo e scegliamo questo. Ora duplichiamolo, spostiamolo, queste qui le raggruppiamo, duplichiamo e raggruppiamo di nuovo. Ora elementi, forme, aggiungiamo questo quadrato, trasparenza 0, raggruppiamo, portiamola sopra. Ora posizione, livelli, prendiamo le immagini che sempre abbiamo modificato, gli diamo un ordine diverso, quindi abbiamo fatto prima la nera e poi la verde, ora facciamo la verde e poi la nera, le raggruppiamo, duplica e raggruppiamo di nuovo. Anche qui inseriremo il quadrato, quindi forma quadrato, trasparenza 0, raggruppo, portiamo sotto, posizione, livelli, ora prendiamo le nostre immagini, scegliamo, ok, anche qui dobbiamo fare lo stesso procedimento, però ok, dobbiamo ingrandire il rettangolo per tutta la dimensione dell'immagine e farlo anche uscire al di fuori, quindi trasparenza 0, raggruppa, stessa operazione con questa foto, portiamo a trasparenza 0, raggruppa, scegliamo un'altra foto, questa, diamo le dimensioni delle altre, ok, inseriamo anche qui l'elemento quadrato, trasparenza 0, raggruppa. Ora queste le nascondiamo tutte a sinistra. Però prima inseriamo un attimo le guide. Allora, file, impostazioni, mostre righelli e guide. Quindi tenete premuto sul righello e trascinate sia nella parte di sopra che nella parte di sotto. Ora prendiamo un'altra foto, vediamo questa distanza, quindi immettiamo l'altra guida, facciamo lo stesso dall'altro lato. Ok,
in file, impostazioni, blocca guida. Nascondiamo. Questo trasciniamolo così, un pochino più in basso, e questo trasciniamolo. Ok, cambiamo il colore dello sfondo, è nero. O potete scegliere anche un altro colore, quello che più volete. Testo, aggiungi titolo, scrivete foto, cambiamo il carattere, in Anton, aumentiamo un po'. Ora in basso, sulla pagina piccola, 3 puntini, duplica pagina. Questo lo cancelliamo. Posizione, livelli, prendiamo la prima immagine. Portiamo al centro, clicchiamo sulla seconda e la facciamo fermare alla prima guida. Duplica pagina. L'immagine che dobbiamo ingrandire deve trovarsi sempre prima. Quindi clicchiamo sull'immagine e ingrandiamo. Riduciamo in questo caso le dimensioni, perché quando ingrandite dovete utilizzare sempre gli angoli. Non ingrandite mai dai lati, perché l'effetto ingrandimento potrebbe non verificarsi. Ora dobbiamo tornare a pagina 2, 3 puntini, duplica pagina e la spostiamo. Duplica pagina e ora ingrandiamo un attimo. Ok, spostiamo questo a sinistra, questo al centro e facciamo entrare la terza foto. Le parti di sotto le sezioniamo e le spostiamo, così dall'effetto di scorrimento. Ancora, duplica pagina. Questa immagine è al centro, per cui dobbiamo spostarla sopra nei livelli. Ingrandiamo. Stesso procedimento di prima, ci aiutiamo riducendo le dimensioni. Ora torniamo pagina precedente, in questo caso pagina 5, 3 puntini, duplica pagina, la spostiamo, duplichiamo ancora, spostiamo la parte di sotto e spostiamo la parte di sopra. Questo lo nascondiamo a sinistra, questa la portiamo, la fermiamo a questa guida, questa immagine la portiamo al centro. Ora nei livelli dobbiamo portare questa immagine al primo posto. In questo caso 3 puntini, duplica pagina e ora possiamo ingrandirla. Riduciamo le dimensioni, ok. Pagina precedente, 3 puntini, in questo caso pagina 8, duplica pagina e la portiamo in avanti. Ok. Grandiamo. Facciamo scomparire questa pagina, anche questa.
posizione, livelli, la trasciniamo, è ingrandito troppo, ok, spostiamola fino a farla scomparire, lo stesso per l'altra. Ora scriviamo, ad esempio, scrivo foto, selezioniamo, cambiamo carattere, usiamo l'overlay my script, ingrandiamo, elementi, scriviamo di nuovo montagna, grafiche, mostra tutto, scorriamo un po', questa qui ogni tanto c'è scritto trova altri contenuti simili, per cui vediamo, scelgo questa, cambiamo posizione, livelli, ok, cambiamo il colore in bianco, così si vede, mettiamola qui, duplichiamo, gira, capovolgi. Ora portate il cursore fra le pagine, queste in basso, transizioni, dinamiche, un secondo punto 5, applica tutte le pagine. Ancora, mettiamo la pagina, in questo caso dobbiamo dare la tempistica alla pagina, quindi qui in alto diamo 3 secondi, invio, applica tutte le pagine. Ora andiamo alle pagine dove abbiamo creato l'effetto ingrandimento. A vostro piacimento possiamo inserire un testo, ad esempio qui scriviamo lago, ingrandiamo, cambiamo colore in bianco, animazione, scegliamo in salita. Importante, vedete in basso che la scritta è più lunga rispetto alla tempistica della pagina, per cui dobbiamo ridurla. Deve terminare un po' prima di quando termina la pagina e dobbiamo, diciamo, ridurre la tempistica in questo modo. Ok, scegliamo l'altro, qui possiamo inserire qualche immagine, aspetta, vediamo questa, riduciamo, possiamo dargli un'animazione, scegliamo dal basso, anche qui dobbiamo ridurre la tempistica, deve finire sempre quando termina la pagina. Scegliamo l'ultimo, prendiamo questo, stessa modifica che abbiamo fatto alle altre precedenti, diamogli un'animazione, facciamo lineare. E abbiamo terminato. Vi ringrazio, vi raccomando iscrivetevi al canale, vi aspetto al prossimo video.